Bentrovati amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Oggi vi faccio vedere un Miltonidium. Allora, questo Miltonidium vi faccio vedere che è in sfagno perché diciamo che è in recupero, come sempre le nostre orchidee, o perlomeno le mie orchidee sono in recupero. Guardate, qui ci sono segni di avvizzimento, i bulbi, eccetera, eccetera. Qui c'è anche lo schizzo di vernice, benissimo. Va bene. Non guardate la mano mia. Il bulbo è abbastanza avvizzito, abbiamo sulle foglie di tutto, batteriosi, funghi, manca la ventilazione anche se c'è. No, se guardate un attimo la pianta, la vedete che qui insomma il bulbo è un po' acciaccatello, questo è pieno di non si sa che cosa, questo è pieno di avvizzimenti, qui ci sono funghi, quelli circolari che si chiamano non so come. Andiamo a allargare un attimo l'immagine, eccolo qua, questo è il Miltonidium Painter Delight. Allora, quello che dico io, no, è un grosso boh, cioè può stare che le orchidee più sono strambalate, più sono acciaccate, qui abbiamo fioritura in arrivo. Qua abbiamo un ramo che sta fiorendo e ancora non ha finito di fiorire e profuma perché il Miltonidium Painter Delight profuma. Ma la cosa buffa è che abbiamo due getti di fiore, uno da una parte e uno dall'altra. Allora, no, se guardate un attimo l'inquadratura che ho fatto prima, vedete un tipo di pianta, no? Qui manca qualcosa perché questi bulbi sono un po' acciaccatelli e qui c'è funghi, malattie di ogni sorta, queste forse sono gocce di acqua perché se ci rimane l'acqua sulla foglia, la foglia fa un disastro. Eppure, ecco, dico un grosso boh perché uno ce la mette tutta per farle star bene, guardate la foglia dietro, c'è di tutto e se voi guardate c'è la fioritura. Allora dico un grosso boh perché uno vorrebbe vedere foglie verdi sane, eccetera, eccetera, non ci sono i fiori. Se guardate ci sono i fiori e c'è tutto. Allora nella coltivazione delle orchidee ha ragione Giancarlo Pozzi della Orchidea una medicina per l'anima quando dice non è una scienza esatta, no? Cioè non posso presentare una pianta che ha avvizzimenti vari, funghi, però sta al massimo della fioritura, non solo sta al massimo della fioritura, ci sono due getti, un getto qui, un getto qua. E allora arriva un punto che uno dice non ci capisco niente e andiamo avanti, no? Nel senso che qui in Sfagno è il recupero, le radici ci sono, eccole qua, guardatele. E la radice c'è, eccola qui, c'è la punta verde, quindi non è un problema, radicherà, sta radicando e quando lasciamo perdere il dito, e quando do 350 microsiemens lo do direttamente bagnandola insieme al concime, quindi vedete che la punta verde della radice non ha problemi, ok? Quindi quando io bagno direttamente con 350, ok. La pianta è andata in disidratazione perché questo lo posso ricondurre un po' come concetto, cioè quando gli anni passati queste avevano tante di quelle radici, che in proporzione facevano meno fiori di quanto oggi ce n'ho poche, cioè ci sono le radici, se lo vado a tirare fuori c'è, il pane radicale c'è, però sono radici stressate perché ne diventano talmente tante, poi l'avevo messa in lapillo perfetta, non ve lo posso documentare perché non so dove andare a prendere le foto, forse su qualche gruppo Facebook, ma radici perfette, sane. Poi arriva un punto che sono talmente tante, ma talmente tante le radici che a farle fuori è un nanosecondo, ecco il discorso. Però la cosa buffa è che oggi ho voluto farvi vedere un attimo nel video una doppia inquadratura, cioè la pianta dal di fuori è perfetta, fiori perfetti, se guardate che spettacolo che sono i fiori, tre colori, no? C'è il giallo, c'è il bianco, c'è il rosso più scuro, violetto qua, è bella come pianta, profuma tantissimo, non come lo Sharry Baby, poi quando arriverà il fiore ve lo farò vedere, qua altri fiori che devono venire,
e questo cetto qua pure lo sta facendo. Diciamo che è perfetta come fioritura, non è perfetta come pianta, non possiamo avere tutto. Ecco, l'invito di oggi è: non arrendetevi, perché tante volte nella coltivazione delle orchidee è tutto un controsenso, no? Avete una pianta perfetta, impeccabile, verde, e il colore questo è un verde un pochino più sbiadito perché sta sotto luce artificiale. Il controsenso è: se la vede belle con i bulbi belli cicciotti, con le foglie belle verdi, e poi non fiorisce. Qua ce la vede, diciamo, disastrate il recupero, però fioriscono, quindi è tutto un controsenso. Se uno deve dare un consiglio diventa difficile, no? Perché con i dendrobium e questi qua, ho fatto già il video, sta andando via la fioritura, ormai ha finito, le radici qua è zero. Vi faccio vedere una cosa: lo stesso, questa è una radice che sta venendo fuori, lo stesso io qui do 350 micro Siemens, e vi voglio togliere il dubbio della concimazione è troppo, cioè troppo 200 250. Io sono partito con 200 250, sono arrivato a 300, adesso mi sono attestato a 350, quindi su quella puntina verde noi andiamo a buttare giù 350 micro Siemens ogni volta che bagno. Eccolo qua. Non so se convenga metterlo nel vaso di terracotta per asciugare un po' meglio, perché tutto sfagna, è un bel vasotto grosso, però sono indeciso se lasciarla o metterla nel vaso di terracotta. È profumatissima, bellissima, e guardate che stelo di fiore, è proprio pieno pieno pieno, pieno pieno pieno, avanti e dietro. L'ho tirata fuori, mi dispiace rimetterla incassettata insieme alle altre perché merita. Qui si sta aprendo, ve la giro alla luce, eccola qua. Il fiore è particolare, il profumo è particolare, profuma veramente, quando entro in casa si sente. Lo Shari Baby penso che si sente già appena entro sull'ascensore, cioè sono due piante, le ho scelte queste 3 anni fa, le ho scelte volevo orchidea profumata e ho preso questa. Dicono, anzi qualcuno di voi dice che anche la brassavola nodosa la notte è profumatissima, farò la prova anche con questa. Guardate che fiori, meritano davvero. Allora, quello che vi voglio dire è oggi, ecco, non guardate l'effetto scenico, perché l'effetto scenico, eccolo qua, sono piante che hanno delle patologie, io non le tratto perché diciamo che se sono diventate così è un po' anche colpa mia, quindi dare giù altri fosfati, alluminio, altre cose no, non lo do. Le lascio recuperare, cerco di garantire loro una buona ossigenazione, buona ventilazione, cerco di garantire loro il meglio che posso dare per recuperarle, poi considerando che queste sono già divisioni, quindi sono divisioni di altre piante che ho già aperto e diviso. Ogni tanto apritele, guardatele, perché se dovete avere cocciniglia o qualcosa si va a nascondere là, e quindi controllatele bene. Questo è vecchio, questo sarà un bulbo di 3 anni fa, non fa testo, non è questo che mi pregiudica un po' la pianta. Quindi ecco, diciamo che tante volte il massimo della fioritura lo abbiamo su situazioni abbastanza, ecco. È vero che la pianta va anche un po' stressata per farla fiorire, questa non è che l'ho stressata perché si è stressata e basta, eccola qua. Questi segni rotondi qua sono funghi, quindi va bene, ma tanto piano piano se ne andranno queste foglie, aspetteremo fine fioritura, faranno delle nuove ricrescite da una parte e dall'altra. Lo sfagno mi aiuta a tenerle in umidità, preferisco tenerle in sfagno piuttosto che in inerte, per il semplice motivo che ogni anno e mezzo ricontrollo la situazione. E purtroppo con l'inerte ho fatto un macello, nel senso che lasciate, sarà diventato il vaso gigantissimo, un vaso da 17, e poi inevitabilmente basta che uno sbaglia
leggermente, a buttare giù tutta la quantità industriale di radici ci vuole un attimo, cioè è bello vederle con quel pane radicale gigantesco, però fanno subito poi quando ne hai tante tante di radici a andare giù a zero diventa un attimo. Vabbè, io oggi ho voluto farvi vedere questo grosso, diciamo, controsenso che tante volte piante un po' così danno il massimo della fioritura e non è una scienza esatta, quindi tante volte uno fa in un modo convinto di far bene ottieni peggio e se fai peggio ottieni meglio, no? Pare un controsenso la coltivazione delle orchidee, però va bene, diciamo io non sono un chimico, un tecnico più di tanto, quindi non vi so dare i nomi delle patologie, però ecco, io cerco di farvi vedere che tante volte non guardate la pianta, non preoccupatevi che la pianta poi per lo stress che ha si rimette a posto tranquillamente. Ah, la cosa bella, hanno sempre fiorito ogni anno, non c'è stato un anno che non hanno rifiorito, quindi hanno rifiorito con radici al top e con radici al minimo. Ah, chiaramente se l'ho messa nel vaso così grande, che questo è un vaso da 15-16, ci sono le radici, ci sono, ma sono radici che il colore non è bellissimo, ecco perché dico sta in sofferenza, cioè non è che non ha nessuna radice, se no non l'avrei messa su un vaso che è alto almeno 16 centimetri alto questo. Evidentemente c'è un pane radicale dentro, però è un pane radicale così, colore è una via di mezzo e la consistenza delle radici è una via di mezzo, per cui non conviene né tagliarle né, però diciamo sta qui. Bene, grazie di avermi seguito. Se volete una pianta profumata scegliete il Milton Lidium e Pine Delight. A presto, grazie di avermi seguito, buona giornata.